Il video di oggi è dedicato a Yolande Martine Gabrielle de Polastron, conosciuta semplicemente col nome di Duchessa di Polignac. Fu una delle celebri favorite della regina di Francia, Maria Antonietta, e una delle donne più criticate della corte di Versailles. Conosciamola insieme. Gabrielle, come veniva chiamata in genere, nacque a Parigi l'8 settembre del 1749 e, ironia del destino, nacque proprio lo stesso giorno di Maria Teresa Luisa di Savoia, principessa di Lamballe, anche lei favorita di Maria Antonietta. Era figlia di Jean-François Gabriel, conte di Polastron, e Jean-Charlotte Hérault de Vaucresson. La sua famiglia poteva vantare un'antica stirpe nobiliare, ma alla nascita di Gabrielle si ritrovava piena di debiti e quindi non godeva di uno stile di vita particolarmente ricco. Quando aveva solo 3 anni, sua madre morì. Suo padre si risposò e lei fu affidata alle cure della zia, che si preoccupò della sua educazione e la fece istruire in un convento. All'età di 16 anni si fidanzò col conte Jules de Polignac, appartenente a una famiglia del suo stesso rango, senza grandi fortune, e il 7 luglio del 1767 si sposarono. Il loro fu un rapporto cordiale, il tipico matrimonio combinato dell'epoca, e nel corso degli anni ebbero 4 figli: Aglaé, Armand, Jules e Camille. I ritratti che ci sono arrivati ci mostrano Gabrielle come una donna molto bella, dalla pelle chiara e i capelli castano scuro, e con gli occhi, si diceva, color lilla o viola. Chi la conosceva diceva che era molto più bella dal vivo invece che nei ritratti. Secondo uno storico, sembrava come un frutto raccolto e delizioso. Nel 1775, sua cognata, Diane de Polignac, li invitò alla corte di Versailles, a una festa formale che si tenne nella Sala degli Specchi. E fu proprio lì che incontrò per la prima volta la regina di Francia Maria Antonietta. Quando Maria Antonietta la vide, cominciò a informarsi con coloro che aveva accanto per sapere chi fosse, e poco dopo furono ufficialmente presentate. A quanto pare la regina rimase molto colpita dal suo carisma e dalla sua freschezza, tanto da invitarla a frequentare più spesso la corte. In breve tempo fra le due nacque una bella amicizia, e quella che fino a quel momento era stata la preferita di Maria Antonietta, la principessa di Lamballe, finì in secondo piano. La regina chiese a Gabrielle di abitare stabilmente a Versailles, ma Gabrielle fu costretta a rifiutare, perché lei e il marito non avevano la possibilità economica di mantenere una vita alla reggia. Ma Maria Antonietta, che era intenzionata ad averla al suo fianco, pagò i loro debiti e diede al marito la carica di Grand Scudiero. Madame de Polignac si trasferì accanto agli appartamenti della regina e cominciò a godere di moltissimi privilegi. Ma non solo lei, tutti i membri della famiglia Polignac beneficiarono dei favori della regina e cominciarono ad avere uno stile di vita sfarzoso, ottenendo in poco tempo molto potere. Molti membri dell'entourage reale non nutrivano particolare simpatia nei confronti di Gabrielle e si sentivano offesi dalla crescente ricchezza della sua famiglia, che, inevitabilmente, li stava scavalcando. Anche il consigliere di Maria Antonietta, l'ambasciatore austriaco Mercy, non era molto contento, e in una lettera all'imperatrice Maria Teresa d'Austria, madre di Maria Antonietta, scrisse: «È quasi senza esempio che in così poco tempo il favore reale abbia portato vantaggi così schiaccianti a un'intera famiglia». Eppure ad altri Gabrielle stava simpatica. Per esempio, riuscì a guadagnarsi l'amicizia del conte d'Artois, fratello minore del sovrano, e anche lo stesso Luigi XVI sembrava approvare l'amicizia fra lei e sua moglie. Gabrielle de Polignac era considerata una donna molto affascinante e la sua eleganza, il suo carisma, erano ormai noti a tutta la corte. Era molto divertente e il suo carattere, particolarmente estroverso, riusciva a far divertire molto la regina,
più di quanto avesse mai fatto la principessa di Lamballe, che al contrario aveva un carattere più mite e riservato. Madame de Polignac era la leader della cerchia di persone che stavano attorno a Maria Antonietta. Nel 1780 suo marito ricevette il titolo di duca e così lei diventò la duchessa di Polignac, alimentando ancora di più la rabbia degli altri cortigiani. Tutti questi favoritismi verso la duchessa di Polignac e verso la sua famiglia aumentarono l'impopolarità di Maria Antonietta, non solo fra i nobili, ma anche fra i sudditi, perché furono davvero tante le spese. Uno dei più noti biografi di Maria Antonietta scrisse: «Nemmeno Madame de Maintenon, nemmeno la Pompadour costano quanto questa favorita. Questo angelo con gli occhi bassi, la modesta e gentile Polignac, coloro che non erano essi stessi travolti nel vortice, stavano al margine, contemplando con stupore, perché la mano della regina era invisibilmente guidata dalla bella, gentile Polignac, dagli occhi viola». A peggiorare la situazione fu il fatto che nel 1782 la governante dei figli di Francia, Victoire de Rohan, dovette dimettersi dal proprio incarico e Maria Antonietta rimpiazzò la principessa proprio con la duchessa di Polignac, creando altro scandalo. La duchessa non era considerata di rango sufficiente per una tale carica. Cominciarono a girare molti opuscoli pornografici su Gabrielle, come accadde anche alla principessa di Lamballe, che la dipinsero come l'amante della regina, danneggiando ancora di più il prestigio della monarchia. A Versailles si vociferava anche di una storia fra la duchessa di Polignac e il conte di Vaudreuil. Per molti la duchessa era davvero innamorata di lui, tanto da ipotizzare che suo figlio Jules fosse a sua volta figlio del conte. Secondo altri, invece, il loro legame non aveva nulla di sessuale. Oltretutto, molti dei suoi amici credevano che il conte fosse un uomo troppo rozzo per il tipo di donna sofisticata che era la Polignac. La regina Maria Antonietta non nutriva simpatia per l'uomo e si lamentava di lui con molte dame di compagnia. Gabrielle, quando temeva che la sua posizione di favorita fosse in pericolo, non esitava a prendere le distanze da lui. Ma in ogni caso gli storici hanno sempre avuto dubbi su questo rapporto, che non è mai stato accertato ma neanche smentito. Non si sa se la causa sia stata la storia fra Gabrielle e il conte, ma dopo il 1785 l'influenza della contessa sulla regina Maria Antonietta diminuì temporaneamente. La regina addirittura confidò a un'altra dama, Madame Campan, di non essere più contenta dei Polignac, che peraltro avevano dato sostegno a un politico che lei disprezzava, il ministro Charles Alexandre de Colonne. Quando scoppiò la rivoluzione francese, la duchessa di Polignac e Maria Antonietta si riavvicinarono. Gabrielle e tutta la sua cerchia sostenevano ovviamente il partito monarchico ed era assolutamente contro ogni riforma. Il 14 luglio del 1789 avvenne la presa della Bastiglia. La paura era tanta e molti nobili fuggirono, proprio per ordine dei sovrani. Anche Madame de Polignac, insieme ai figli, al marito e alla cognata, Diane de Polignac. Maria Antonietta scrisse a Madame de Polignac: «Addio, tenerissima amica. La parola è terribile, ma deve esserlo. Ho solo forza di abbracciarti». Dopo la partenza, viaggiarono da un luogo all'altro. Madame de Polignac andò in Inghilterra, in Svizzera, poi in Italia, a Torino, dove a quanto pare incontrò il conte Hans Axel von Fersen, che si supponeva essere l'amante di Maria Antonietta. Dopo si spostò a Roma e poi a Venezia, dove assistette alle nozze del figlio nel marzo del 1790 e dall'Italia partì per l'Austria e arrivò a Vienna nel 1791. Per tutto il tempo mantenne i contatti con Maria Antonietta. Si scambiavano di continuo lettere
nelle quali rinnovavano sempre il loro affetto e il sostegno reciproco, anche a distanza. Nell'autunno del 1793 Maria Antonietta morì, ghigliottinata, circondata dalla folla rivoluzionaria che non aspettava altro. A quanto pare, secondo molte fonti, la sua famiglia nascose a Gabrielle questa brutale morte, mentendo, dicendo che era stata una morte naturale in prigione, e tutto ciò per evitarle un grande dispiacere che avrebbe peggiorato la sua salute. Dopo la morte di Maria Antonietta, Madame de Polignac soffrì di depressione. 50 giorni dopo la morte di Maria Antonietta, anche Madame de Polignac si spense, nella notte fra il 4 e il 5 dicembre del 1793. Fu sepolta a Vienna e sulla lapide fu inciso il suo nome, seguito dalle parole «Morta di dolore». Secondo alcuni storici, Madame de Polignac morì invece di cancro, anche se secondo altri soffriva di tubercolosi. Ma tutti i dispiaceri per le brutte notizie che ricevette dalla Francia hanno sicuramente peggiorato la sua fragile salute.